Salve a tutti, sono Flavio Cucchi e questo è il video numero 12 della mia playlist Nuovo repertorio per chitarra classica. Questa playlist raccoglie pezzi nuovi o sconosciuti, sia originali per chitarra che trascrizioni, per arricchire un po' il nostro repertorio. Bene, oggi vi faccio ascoltare Yukali, un tango habanera di Kurt Weill, compositore tedesco noto soprattutto per la collaborazione con Brecht nell'opera da tre soldi, e questa volta non è una trascrizione mia, ma è del chitarrista compositore Fabio Renato De Torre che me l'ha graziosamente dedicata. Allora, dopo l'ascolto ci sarà un approfondimento, però vorrei dirvi brevemente il contesto in cui nasce questa opera, così potete apprezzare meglio l'emozione che c'è dentro. Siamo nei primi anni 30, Hitler ha appena messo le leggi razziali, il nazismo comincia a minacciare l'Europa, Kurt Weill è ebreo ed è scappato a Parigi. Così in questa atmosfera cupa che le parole di Yukali assumono un significato particolare, un peso particolare, e la musica ha anche un aspetto un po' grottesco. Bene, vi consiglio di attivare i sottotitoli, così potete seguire le parole della canzone e quindi apprezzare di più la musica e lo spirito del pezzo. Buon ascolto e se vi piace il progetto iscrivetevi al canale.
Bene, il brano che avete ascoltato nasce nel 1934 a Parigi, dove Kurt Weill si era rifugiato per sfuggire alle leggi razziali. Ah, giusto, è inserito come musica di scena nel Maria Galante. Maria Galante è una pièce teatrale di Jacques Deval. Un anno dopo, nel 1935, Roger Fournier scrive le parole di Yukali, che diventa quindi una canzone e viene pubblicata anche a parte. Poi non se ne sente più parlare per un po', cioè per molto tempo direi. Kurt Weill si trasferisce da Parigi a Londra, poi andrà negli Stati Uniti insieme alla moglie Lotte Lenya, che è la cantante da quella voce graffiante e fascinosa che è protagonista dei suoi pezzi di musica. Rimarrà negli Stati Uniti fino alla morte nel 1950, lavorando per Broadway e per Hollywood. Di Yucali poi non se ne parla più fino al 1981, grazie alla moglie Lotte Lenya, appunto, che prima di morire, che morirà nello stesso anno proprio, dona un pacco di musiche alla celebre cantante Teresa Stratas, che sempre nell'81 pubblica un album intitolato The Unknown Kurt Weill, e che contiene anche Yukali. Questo album ha molto successo e Yukali viene poi interpretato da molte altre cantanti anche importanti come Ute Lemper oppure Barbara Hannigan. Poi la musica viene anche interpretata in modo strumentale con tanti diversi organici, un po' come è successo a Oblivion per Astor Piazzolla. Bene, una curiosità, Lotte Lenya, questa cantante che potete sentire su YouTube, perché ci sono ancora un paio di, mi pare, almeno un paio di video in cui lei interpreta alcuni brani tratti dall'opera da tre soldi di Brecht. Era anche una bravissima attrice, tanto è vero che ha ricevuto il Tony Award per il teatro negli anni 50, che è praticamente i corrispettivi dell'Oscar, il Tony Award. E poi ha avuto negli anni 60 una nomination sia per l'Oscar sia per il Golden Globe come attrice non protagonista, come migliore attrice non protagonista del film americano La primavera romana della signora Stone. Poi, questa è una curiosità, non c'entra niente con tutto, però lei sarà ricordata di più per una parte che ha avuto in un film che ha fatto un enorme successo, sempre negli anni 60, che è 007 dalla Russia con amore, che tutti i miei coetanei hanno visto e si ricorderanno senz'altro la cattivissima agente della Spectre che cerca di uccidere James Bond con una lama velenosa che le spunta dalla scarpa. Bene, questa era una curiosità, passiamo adesso alla trascrizione di Fabio Renato De Torre, di cui adesso leggo il brevissimo curriculum, così almeno avete più realtà sulla cosa. Dunque, allora, Fabio Renato De Torre, concertista dal 1975, ma è attivo anche come compositore, come musicologo e come autore. Dal 1983 fa parte del trio chitarristico di Roma, con cui ha inciso diversi dischi e tenuto concerti in Italia e all'estero. Come autore ha firmato i testi di vari spettacoli teatrali e musicali. Ha vinto vari premi, anche recentemente nel 2024, in un concorso internazionale di musica corale. È autore di numerose opere, anche trasmesse da Radio Rai, Radio Vaticana e Mediaset, pubblicate da diverse case editrici. Ecco, questo a proposito di Fabio, che ringrazio per
questo lavoro che mi ha dedicato. La sua trascrizione è molto articolata e ben fatta. Direi che non è una semplice trascrizione, cioè non è rendere chitarrabile, come dico io, qualcosa di scritto per altri strumenti, ma è una sua visione del pezzo più articolata, dove si prende alcune libertà, ma senza mai però diciamo tradire lo spirito dell'autore. Il lavoro che ha fatto, ho visto, si può un po' sintetizzare in 4 punti. Uno, ha arricchito le armonie, rendendole più interessanti, come prima cosa. Poi ha espanso una sezione del pezzo, è un po' intervenuto sulla struttura del pezzo, espandendo una sezione e poi collegandola con una cadenza al tempo primo. Poi ha differenziato molto la prima parte con il ritornello della stessa che conclude il pezzo, introducendone anche dei momenti virtuosistici, delle scalette veloci, cose così, e in fondo mettendo nel finale un finalino tutto suo. Ecco, questa è la mia visione, no, di questo suo lavoro. Questa nostra collaborazione è stata anche interessante perché abbiamo molto discusso su alcune cose riguardo proprio a come la mentalità di un compositore e quella di un interprete in certi momenti possono collidere, no? E quindi abbiamo dovuto, perché? Perché il compositore ovviamente non ha limiti nella sua fantasia, può creare qualsiasi cosa. E l'interprete invece deve fare i conti con un gesto, deve fare i conti con una manualità e quindi in alcuni punti queste due mentalità collidevano un po' e abbiamo dovuto negoziare su alcuni punti, cose poco importanti, però la morale è che si deve salvaguardare la fluidità del gesto, rispettando il più possibile l'idea del compositore, ma a qualcosa a volte bisogna rinunciare perché solo sui ucali tutto è possibile e ucali non esiste. Arrivederci alla prossima.